Vi faccio solo una breve carrellata di quello che andremo a scoprire tutti insieme. Ok? Questa è una breve carrellata, ma ce ne ho ancora altri che non mi stavano, quindi aspettate. Oh, bene. Allora, ciao a tutti. Avete visto quante cose vi devo presentare, quindi dovete dedicarmi per favore un po' di tempo perché sono veramente tanti i filati che questa volta ho acquistato e non solo filati. Ovviamente parliamo di Temu. Io, lo sapete, è un anno e mezzo che acquisto da Temu, mi trovo benissimo, è un anno e mezzo che vi propongo tutorial con i filati che acquisto da Temu. Perché? Perché li uso? Perché mi trovo bene, perché ho trovato qualità e prezzo e chi mi ha seguita in questo anno e mezzo con gli acquisti di Temu sicuramente mi darà ragione. Sa che quello che dico è la realtà. Allora, parliamo invece a chi non acquista ancora da Temu e che deve decidere di farlo. Chi è Temu? Innanzitutto Temu è una piattaforma, tipo il nostro Amazon, è una piattaforma sita in Cina. In questa piattaforma ci sono tanti venditori e anche tanti venditori di filati che sono quelli che interessano a me, ma non solo, perché ho acquistato anche altre cose e appunto stiamo parlando di una piattaforma cinese dove tu puoi acquistare, dove trovi dei prezzi incredibili, dei filati meravigliosi. Questo è uno dei tanti, ma se mi seguite avete visto quanti progetti ho realizzato con i filati invernali e estivi sempre di Temu, e dove appunto non avete, le spedizioni sono gratuite, attenzione, sono gratuite, quindi con un minimo di 20 euro avete la spedizione gratuita. C'è la politica di protezione del prezzo, che questa è una cosa che io ho scoperto dopo circa 6 mesi, invece ve ne voglio proprio parlare. Che cos'è? Voi avete fatto l'acquisto, se il prezzo d'acquisto che tu hai acquistato si abbassa, tu chiedi la protezione del prezzo, dopo ti faccio vedere magari con una schermata, e ovviamente che cosa succede? Che ti rimborsano quello che è il prezzo inferiore, ok? Se tu l'hai pagato 8, adesso costa 7, ti rimborsano 1 euro. E la protezione del prezzo è valida per 30 giorni, quindi da che tu hai fatto l'ordine, dopo 30 giorni hai questa protezione del prezzo ed è veramente veramente una cosa carina, nessuno lo fa. Poi c'è, e quindi c'è un rimborso, no? Un rimborso di quello che è stato la riduzione del prezzo del nostro progetto. La spedizione gratuita, ve l'ho già detto, i resi sono gratuiti, ma non per 30 giorni, per 90 giorni. Quindi prendo questo filato, non mi piace, ok? Non mi piace, io posso tramite sempre il sito di Temu, vado nel mio ordine, posso restituirlo entro 90 giorni gratuitamente. Se per caso, perché l'ordine arriva, io sto parlando a chi ancora non ha acquistato su Temu, quindi se per caso nel giro di a volte 7 giorni, a volte 15 giorni arriva il pacchetto, c'è scritto, quando tu fai l'ordine, c'è scritto scarica l'app, che così almeno hai tutto sotto mano. E, quando tu fai l'ordine, se per caso tarda, perché c'è scritto entro il giorno X ti arriva il pacco, e puoi seguire, monitorare ovviamente tutto, vi arrivano le mail eccetera. Se per caso tarda di un giorno vi danno, non restituiscono, vi danno 5 euro, ma è automatico, ok? Vi danno 5 euro, quindi, e poi ovviamente arriva il pacco. Siete seguiti in tutto e per tutto, fidatevi, è una piattaforma che funziona benissimo. Temu. Un'altra cosa importante, se sei nuova, cioè se sei una nuova cliente di Temu, scarica l'app senza pensieri. Non ti preoccupare, a volte mi dicono ma i miei dati, perché in tutti gli altri siti che cosa succede? I dati sono riservati, quindi stai tranquilla su questo, tu scarica l'app,
Tra l'altro, se inserisci questo codice che io inserirò, se inserisci questo codice avrai un pacchetto di buoni sconto da 100 euro, che non è che tu fai un ordine da 100 e ti danno 100, ma sarà a scaglioni, ok? Quindi ci saranno comunque dei buoni sconti, cacciali via, sono in totale 100 euro, quindi, ma poi non è solo questo, tu man mano che comunque sia fai parte dei clienti Temu, quindi che hai appunto scaricato l'app, ti arrivano delle mail con delle proposte veramente interessanti, cioè io ho preso dei lotti a volte a 2 o 3 euro, perché ti arrivano sempre delle offerte alla quale veramente io perlomeno non riesco a resistere, quindi scarica sì, scarica Temu senza nessun pensiero, inizia ad approfittare delle loro offerte, dei loro prezzi, e credimi, se te lo dico, ne vale veramente la pena. Non ci metterei il mio faccione così a parlare di un qualcosa che della quale non sono interessata e non ho nessun interesse, ok? Quindi fallo, provalo e poi mi dirai, come mi hanno detto tantissime altre amiche che mi hanno seguito e che si trovano veramente bene. E ora andiamo a vedere i filati. Iniziamo con il famoso oramai filato Muyuan. Allora, questo filato l'ho usato appunto 1 anno e mezzo fa circa. È un filato 80% cotone, 20% seta. Ci sono 400 grammi in un lotto e vi lascio la schermata per vedere anche il prezzo. Allora, questo filato, io di questo filato ne sono particolarmente innamorata perché all'inizio, quando io acquistai questo filato, anzi nel frattempo che parlo vi faccio vedere anche questi, che sono poi i progetti che ho realizzato l'anno scorso. Parlo vediamo se riesco a farvela vedere, della blusa Allegra. Ok, allora questo filato si lavora con il 2,5, inizialmente è arrivato proprio così come lo vedete oggi, poi ad ottobre è cambiato il Muyuan e era leggermente più spesso, anzi vi faccio vedere proprio la differenza. Questo qui era da ottobre e il Muyuan era così. Stesse percentuali di componenti nel filato, stessa quantità, ma più spesso, meno lucido, e mi piaceva meno, a dirvi il vero, mi piaceva molto meno. E difatti avevo smesso poi di prenderlo, ho preso 2 o 3 colori per provare, ma arrivava sempre in questo modo. Nel gruppo ho visto che alcune amiche che mi seguono hanno riacquistato il Muyuan ed è arrivato di nuovo come agli inizi, e quindi ho iniziato a prenderlo anch'io e sto iniziando a lavorare il Muyuan per la nuova creatura che sto realizzando. Un filato meraviglioso e qui lo vedete proprio lavorato. Questo qui è un fucsia, un bellissimo fucsia. Ho realizzato anche questo in giallo, questa qui è sempre Allegra però con la scollatura rotonda, sempre con lo stesso filato. Qui vedete proprio, vi rendete conto proprio della morbidezza del filato, un filato stupendo con una cifra minuscola. Pensate che questa blusa qui, questa qui, che è una taglia 44-46 perché è bella abbondante, per realizzarlo ho utilizzato solo 2 di questi gomitoli, soltanto 2, ok? Solo 2. Quindi non so esattamente la quantità che c'è come metraggio in questo Muyuan, però vi assicuro che rende veramente tanto, ogni gomitolo rende veramente tanto. Qui vi faccio vedere un inizio del mio nuovo progetto, la mia nuova creatura, appunto realizzata col Muyuan. È un qualcosa di unico, lo lavate ovviamente a mano e rimane identico così come l'avete realizzato, quindi non perde in centimetri o non acquista centimetri. Questo è veramente il primo consiglio doc, cioè provatelo. Questo è un filato da provare, uncinetto 2,5,
sto lavorando con l'uncinetto 2,5 e ho acquistato non solo questo ma anche un altro colore e un altro ancora lo acquisterò. Questo è l'altro colore, guardate che bello, guardate che colore stupendo e setoso proprio, d'altronde c'è il 20% di seta, no? Contiene il 20% di seta e è molto compatto il gomitolo, quindi non so che metraggio possa avere, ma comunque ne contiene almeno 300 metri. Io ho azzardo, ma sicuramente non penso di sbagliarmi di molto. Allora, questo è il colore 27, mentre questo è il colore 33. No, vi dico anche il prezzo perché veramente... Allora, 4 pezzi, 4 gomitoli, corrispondono a un lotto, 4 gomitoli vengono in questo momento 8,90 €. Poi a volte cambiano i prezzi, quindi in questo momento 8,90 €. Allora, come si presenta il filato? Così. Il filato non è ritorto, ma si lavora una bellezza. Certo, se non avete pazienza, questi filati mi sa che non fanno per voi, però se avete pazienza, il lavoro va che fila liscio, come posso dirvi, e si riesce a lavorare, anzi, vediamo se riesco a farvi vedere qualche passaggio. Ecco, partiamo da qua, qualche passaggio proprio solo per... ok, vedi, non è ritorto, il filato non è ritorto, ma si lavora benissimo. A volte potrebbe scapparvi il filo, adesso io sono anche scomoda, comunque potrebbe scapparvi il filo, nel senso che magari il filo, l'uncinetto non prende tutti quanti i fili insieme, però guardate, ok? Quindi se per caso l'uncinetto, adesso non mi sta capitando ma mi capita, vi va, non prende tutti quanti i fili, tornate indietro, ma ne vale veramente la pena. Il risultato è davvero stupendo, stupendo. Questo dovete assolutamente provarlo. Visto che non sono mai sazia di uncinetti, perché io ne devo avere di uncinetti, sono il mio attrezzo, sono la mia parte della vita, cioè io senza di loro non potrei creare nulla. Ho voluto provare alcuni uncinetti, oltre già quelli che uso con voi, cioè per me e che voi notate durante le registrazioni. Ho voluto provare questi, non li avevo ancora presi, ho voluto provare questi e li proverò anche durante questa recensione, così li proviamo insieme. Partono dal 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 e 6, quindi sono 2, 4, 6, 8 uncinetti e li ho pagati 3,66 €, 3,66 €, comunque sia, questo è il prezzo di oggi, poi potrebbe variare. E vogliono essere un'imitazione di una conosciutissima marca. Direi che sono leggermente più lunghi dell'originale, però per quanto riguarda l'uncino vedi? Allora, questo è l'originale, questo è di Temu, cioè la curva dell'uncino, non so se la noti, è praticamente identica, forse cambia un po' il colore, ma io la trovo col musino esattamente identico. L'impugnatura e le scritte sono quasi uguali, cambia forse la lunghezza, ma di poco.
cambia la scritta e lo proveremo. Questo è sicuramente un uncinetto da provare. Lo proviamo adesso, proprio provando un filato. Aspettami. Voglio provare questo filato che è 70% lino e 30% bambù. Non lo conosco, ok? Quindi lo dobbiamo provare insieme, lo scarto. Devo dire che è arrivato molto male, cioè nel senso che, adesso scusate il rumore, ma vi faccio vedere che è molto disordinato dentro, quindi speriamo che sia bello. Lo guardiamo insieme. Devi fare attenzione perché è proprio, guardate in che condizioni è. Ecco. Però il tocco è magico. Ecco, si sgomitola facilmente. Si sgomitola facilmente perché è di una morbidezza irresistibile. Io lo sento subito. Ragazzi, io appena sento un filato mi rendo già conto se è un filato che può piacermi o meno. Ecco, l'unica cosa che potrebbe fare succedere questo, vedi? Guarda, è arrivato tutto malmesso. Magari a voi non succede, a me è successo e io ve lo mostro, vi mostro ciò che succede. Quindi è un vero disastro, devo dire. Cerco di organizzarmi un pochino. Ok, a parte il primo a parte, appunto, dicevo, il primo incidente di aggrovigliamento di filato, e ho capito appunto che è talmente morbido che si sgomitola molto facilmente, si lavora, da quello che vedo, con un uncinetto 2,5. Si potrebbe anche lavorare col 2, dipende poi dalla vostra mano, però è sottile come filato, come piace a me. Allora, questo filato, niente, la mia voce va e viene, ok, è ritorto. Quindi per chi ama i filati innanzitutto sottili, perché questo non è un filato da 3,5, questo è un 2,5, sottili, ma lo vuole ritorto, ecco, questo fa per lei. È un bellissimo filato, tra l'altro è molto generoso perché da quello che leggo in ogni gomitolo ci sono 50 grammi. Non so se ce la posso fare questa voce, comunque ci sono 50 grammi e in ogni lotto, ogni busta che vi arriva, ce ne sono 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ci sono 8 gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo, da quello che leggo, contiene 400 metri di filato. Stiamo parlando del 70% di lino e 30% bambù. Questo è come si lavora. Come vedete è ritorto, quindi per chi ama un filato ritorto, per chi non lo ama troppo sottile lo può mettere tranquillamente doppio. A quel punto lo può lavorare con un 3,5. Poi dipende sempre dalla mano, dipende sempre dalla mano che hai. Guarda come si lavora. Devo dire che mi è piaciuto veramente tantissimo. Ecco, io potrei andare avanti all'infinito, però devo fermati, ok. Allora, il risultato, vediamo se riesco ad illuminarlo meglio, è questo. Qui abbiamo un colore, che colore ho preso? Il 16, è un colore carta da zucchero, è un azzurro pallidissimo, proprio molto 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 bello come azzurro. È leggermente, è luminoso come filato, non è secco, è luminoso, è morbidissimo perché contiene comunque il 30% di bambù, nonostante sia lino, il 70% di lino, il bambù lo ammorbidisce perché puro lino per me è troppo secco. Per me, attenzione, per me, per come io vedo le cose. Quindi questo è il filato, vabbè, vi lascio comunque sia i link proprio sotto nel box informazioni, così lo ritrovate. 70 lino e 30 bambù, non ha un nome, quindi ve lo ritrovate. Io non so se ve lo ritrovate sparpagliato come l'ho trovato io, però vedete gli altri sono messi in ordine.
è molto compatto. Difatti appunto scrivono che ci sono 400 metri e non dubito, perché il filato è sottile, non so se riesco a farti intravedere, è molto molto spesso. È vero, dentro c'è un cartoncino, però da qui vedete quanti giri, non so se si vede, comunque ci sono un sacco di giri. Quindi 400 metri al gomitolo, di gomitoli ne avete 8. Ce n'è un bel po' di filato qui, molto bello. Non so se vi ho detto il prezzo, tutti questi gomitoli 2, 4, 6, 8 io li ho pagati 9,75 9,75 € tutto il lotto. Fa ridere ragazzi, fa ridere questa cosa. Difficilmente Marina acquista dei filati 100% cotone. 100% cotone è molto difficile che li acquisti. Niente, la voce non va, ma questa volta ho voluto provare. Proviamo col cucchiaino di miele, forse va meglio. Ok, allora ci provo con tutta me stessa a farvi questa recensione. Qui stiamo parlando appunto, come dicevo, di una cake, non è ritorta, come avete visto potrebbe incepparsi il filo nell'uncinetto, ma per chi ha un po' di pazienza lo lavora molto bene. E un 100, vedi? Ok, questo può succedere. Dopo proviamo a cambiare anche uncinetto, vediamo se slitta meglio, ma si lavora molto bene, non è stucchevole come, non sapete quante volte mi sto fermando per questa benedetta voce che va e viene. Allora, dicevo, non è stucchevole come il solito cotone, che a me piace poco quando è 100% cotone, come anche quando è 100% lana. Ho bisogno sempre che abbia della fibra diversa in modo tale che sia morbido, ma qui di morbidezza ce l'abbiamo, non è come un 100% cotone qualsiasi, è un 100% cotone Temu, come dico sempre, quella morbidezza che piace a me. E non c'è verso, non mi deludano quasi mai, quasi mai. Dopo vedremo con gli altri filati, questo qui è veramente bellissimo. E nel frattempo, allora, parliamo un attimo di lui. Abbiamo detto che è un 100% cotone, ci sono 1000 metri, adesso leggo, 1000 metri in un... sì, 1000 metri in questa cake, e ci sono 220 grammi in totale. Molto bello, è come filato, guardalo. 220 metri in totale e costa 11,38 €. Ok, ci sono vari colori, ovviamente devi scegliere tu. Io ho scelto dal rosa al grigio e francamente non hai invidia di nessun'altra cake titolata e blasonata e che costa molto di più. Quindi questa è una cake molto bella, 100% cotone. Ok, vi ho detto tutto di questo. Passiamo ad un altro cambiando l'uncinetto, così, anzi, cambiamolo subito, perché ho preso anche questi uncinetti. Adesso li apro però, ok, qui abbiamo l'impugnatura rosa chiaro e rosa scuro. Ecco, qui mi parte dal 2 e mezzo, 3 e mezzo, 4 e mezzo, 5 e mezzo e 6, quindi sono 2, 4, 6, 8 e 9. Abbiamo il numero 2 in più, che qui poverino tutto solo, qui il numero 2 in più. Allora, è leggero anche lui, è diverso, e praticamente parte impugnatura sempre ergonomica, molto piacevole anche al tatto, devo dire. L'impugnatura, come vedi, parte larga e poi si stringe in tutti. I colori sono dal rosa chiaro al rosa scuro. Sembra carino.
Adesso proviamo il 3 e poi vi dirò di questi, vediamo come va con questo tipo di uncinetto. È più leggermente più pesante di questo, leggermente. Non lo so, io forse preferisco l'altro, sai, forse preferisco l'altro al primo tocco, al primo. No, questo mi piace meno, vedi? No. Ok, così posso già dirvi, sì, 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 assolutamente, senza proprio ombra di dubbio, questo mi piace di più. Allora, innanzitutto, guarda subito, da prima acchito, così, appena provato, il fatto che qui sia più largo mi dà meno gioco nella lavorazione. Belli, però ecco, in questo caso ho fatto una breve prova. Se devo consigliarvi tra i due, sicuramente questo. Non so neanche, non mi ricordo il prezzo di quelli rosa, assolutamente. Questo qui va, che è una bellezza. Allora, guardo il prezzo di quelli rosa, che poi mi dimentico anche di dirvi, questo è in alluminio, ovviamente alluminio. Ok, questo set di 9 pezzi, dove c'è scritto che non è alluminio ma è metallo, viene 3,62 euro questo set. Io, scusate, ma vi devo consigliare, quindi vi consiglio questo qua assolutamente. Se dovete scegliere tra i due, io ovviamente li tengo perché magari il 3 non va bene per questo filato, ma con un altro filato può andare bene. Io provando 2,5 e 3 vi posso dire che questo mi piace di più. Ho voluto provare questo bambù che l'hanno provato le mie amiche del gruppo, ma io non ancora, e quindi adesso lo scartiamo insieme. È un lotto da 2, 4, 5 e 5, 10 e 5, 10 10 gomitoli di bambù. Andiamo a vederlo insieme. Per un totale di 500 grammi di filato, e che ho pagato 10,89 euro. Andiamo ad aprirlo, e quando tocco il bambù dico wow, questo è il bambù. Ovviamente sempre nel box sotto, proprio qui nel punto informazioni, non so come chiamarvelo, proprio sotto il video vi lascio tutti i link, e anche come primo messaggio, quindi se non riuscite a trovare il box informazioni, guardate il primo messaggio che è il mio, ok? Così vi aiuto a trovare i filati che vi sto mostrando. Quindi, come vedi, ogni gomitolo è 50 grammi in puro bambù. E nel frattempo proviamo anche gli altri uncinetti. Sono golosa di uncinetti, cosa volete che vi dica? Io uncinetti e filati posso vivere. Io potrei vivere con gli uncinetti e filati. Mangiare un'insalata, che tanto non mangio carne, quindi mangiare una bella insalata e sono a posto. Allora, vediamo un po'. Che particolari che sono! Particolarissimi, sempre piccolini, non sono grandi. Allora, per intenderci, grande è inteso quello che ho usato finora con voi quasi sempre, questo tipo di uncinetto qui, che ha un'impugnatura più grande e più pesante come uncinetto, ma devo dire che all'inizio non mi era piaciuto. Poi dopo anche voi, no, mi avete detto no Marina, guarda, provalo, vedrai che ti troverai bene. Effettivamente mi sono trovata bene. E questi invece sono quelli che ho sempre usato, cioè quelli più piccolini, cioè piccolini, normali come misura, e quello lì che è un po' extra, tanto per farvi vedere, ecco, è grande come. Questo, vabbè, questo è lui, e andiamo a vedere quello invece non clover, aspetta, eccolo qua, vedi? Questo forse è leggermente più piccolo ancora. Secondo me questi piccolini
e potrebbe essere una risorsa anche per il fatto di non avere troppo peso nella mano. Non lo so, comunque sono carini, sono molto carini questi uncinetti. Dopo vi dico anche il prezzo, ma per ora concentriamoci su di lui. Io ho già preso l'uncinetto numero 3, mi piacciono anche i colori. Comunque, uncinetto numero 3, andiamo a cercare il nostro filo di partenza. Eccolo qua. Spostiamo i nostri bambù. Non è ritorto, è morbido come il bambù. Io ne ho provati tantissimi di Temu e non ce n'è stato uno che non mi sia piaciuto. È morbido come il bambù e andiamo a vedere come ti comporti con la lavorazione, come gli altri sicuramente. Voglio vedere anche questo uncinetto, caruccio, proprio caruccio. Faccio qualche giro e torno. Secondo me, allora, come detto, non è ritorto. Secondo me, a seconda della mano, potete anche utilizzare un 3,5. Potrebbe anche essere da 3,5. Per me va bene il 3. Guardate come viene bello compatto. Ma morbido, compatto ma morbido, perché stiamo parlando di bambù. Ok, quindi dipende appunto dalla tua mano, più o meno è come gli altri bambù, non c'è molta differenza. Forse questo è più conveniente, sicuramente più conveniente. Il bambù è traspirante e più spesso degli altri, questo qua per esempio del Muyuan è più spesso, quindi è ovvio che ha una corposità differente dal Muyuan. Ok? Però guardate, è comunque bambù, guardate che bello. E devo dire che non mi dispiace questo tipo di uncinetto, non mi dispiace, perlomeno per il 3 che ho adoperato è fantastico con questo filato. Bello, sapete, questo uncinetto. Ecco, tra i due non lo so, non so quale preferisco, mi piacciono tutti e due, forse un pochino di più questo, forse un pochino di più, ma sono fantastici entrambi, quindi vi dico anche il prezzo di questo qua, bello questo filato. Allora, questi 10 pezzi, che tra l'altro vanno dal 1,5, perché mi servivano anche quelli più piccolini, quindi 1, 1,5, 2, e poi c'è anche il 2,75, 2,5, 2,25, 2,25, 2,50, 2,75, 2,75, 1,25 lo mettiamo qui, 1,75 lo mettiamo qui, qui abbiamo il 3 e il 3,5, quindi il 3 che stiamo adoperando e il 3,5. Quindi abbiamo l'1, 1,25, 1,50, 1,75, 2, 2,25, 2,50, 2,75, 3, 3,5. Anche perché queste misure di mezzo difficilmente si riescono a trovare, quindi ho voluto prenderlo per 3,50 euro. Scusatemi, vanno benissimo. Quindi questo è il set che completa questo, anche se ha il 3 e il 3,5 che ci sono già, anzi anche il 2,5 c'è in questo set, però il 2,75 no, il 2,25 no, quindi questo va a completare questo, ok, con 3,50 euro. Veramente ottimo anche questo. Quello rosa sono sempre molto indecisa, quindi io, se doveste scegliere tra i tre, vi direi questo e questo, così completate tutti i numeri. Perlomeno a me servivano queste vie di mezzo e mi servivano quelli più piccoli, che avevo ancora quelli antiquati, perché partono tutti dal 2,5, dal 2, 2,5. Ma l'1 per esempio mi mancava, metti che voglio fare qualcosina, non si sa mai, o le vie di mezzo, comunque io li colleziono, ok?
Ok, abbiamo visto questo filato, come metratura non c'è scritta, io penso che più o meno siamo intorno ai 250 metri, azzardo, certo, azzardo, non dovrei neanche dirvelo, però non lo so, può darsi anche di più, può darsi anche di più, io mi tengo bassa, molto bassa, preferisco. Adesso andiamo a scoprire questo filato. Allora, questo filato è un filato tanto tanto apprezzato dalla mia amica Daniela, fino al punto che ho visto appunto che sta realizzando una mia creatura con questo filato, ho detto beh, lo devo assolutamente provare. È un lotto da 4 filati. Allora, adesso leggo perché in totale sono 50 grammi per gomitolo, 50, quindi sono 200 grammi in totale. Adesso provo a vedere se trovo il metraggio. 350 metri per filato, eccolo qua, l'ho trovato. 350 metri per gomitolo, perdonami. Cosa abbiamo dentro? Abbiamo 55% cotone, 40% lino, e conosciamo tutte e due le fibre, e il 5% di rayon. Che cos'è poi il rayon? È una fibra semi-artificiale derivata dalla cellulosa. È nota anche come seta artificiale ed è conosciuta anche come viscosa, un materiale naturale presente, che è un materiale appunto naturale presente nel legno e nel cotone. Forse lo conosci di più perché il rayon è apprezzato per la sua morbidezza, la sua lucentezza, ed è molto simile alla seta, sia al tatto che nell'aspetto. Però adesso voglio vederlo. Voglio apprezzare anch'io le sue caratteristiche. Allora, primo impatto, sento tutto il lino, lo sento, però sento anche morbidezza. Non è ritorto, questo lo sapevo perché ho visto, e ci sono delle micro paillette, ma veramente micro paillette all'interno. Allora, il prezzo ve l'ho detto, 6,30 € se non sbaglio, per tutti e 4 i pezzi, tutti e 4 i gomitoli. Li vedete le piccole paillette? Ogni tanto ne vedete forse qualcuna che sbriluccica. Sono veramente minuscole, aveva ragione Daniela, non si sentono proprio. Non si sentono, che io sono un po' tignosa, quando c'è qualcosa, se si sente troppo. Allora, questo è molto sottile, andiamo a vedere con gli uncini, quelli nuovi, vediamo un po' con l'1,75, li avevo messi via, ma vediamo con l'1,75 se può andare bene. Assolutamente non ritorto, ragazzi. Potrebbe andare bene l'1,75, ma penso anche il 2. Vedete qualcosa almeno? Ecco. Ok, le paillette entrano bene nella lavorazione. Si sente la morbidezza del filato, si sente anche però il lino, si sente. Vado avanti un pochino. Ho cambiato l'uncinetto perché l'1,75 mi tirava un pochino. Ho messo l'uncinetto numero 2, vedi? Lo sto usando con l'uncinetto numero 2 e va benissimo. Quindi per la mia mano uncinetto numero 2. Perché vi dico anche il numero di uncinetto? Per darvi anche l'idea, perché magari nel video non si riesce molto a comprendere la grandezza di un filato, però così vi do anche l'idea dell'uncinetto che sto usando e quindi dello spessore. Si lavora benissimo. È ovvio che non essendo ritorto, ma quasi tutti i filati estivi di Temu non lo sono, ce ne sono pochissimi ritorti, però io oramai ho preso l'abitudine e mi trovo benissimo anche con un filato non ritorto. E più, se vogliamo,
più grezzo come filato, non è satinato come filato, è piuttosto luminoso, non lucido, luminoso, e poi di tanto in tanto ha delle microscopiche paillette, proprio ma talmente piccole che non saprei neanche, vediamo se riesco a misurarle con un centimetro, non so se riesco vediamo se ci riusciamo, sarà 1 millimetro, no, sono 1,5 mm circa, quindi sono veramente piccole, c'è un lavoro enorme per creare questo gomitolo, un lavoro enorme, perché sono proprio infilate all'interno dei fili, quindi qui ci sono i fili non ritorti e loro sono proprio all'interno tra una metà e l'altra, quindi un filo freschissimo. Ovviamente qui stiamo parlando, vi ripeto, di, non me lo ricordo più, 55 cotone, 40 lino e 5% rayon, quindi un cotone freschissimo, un bel cotone devo dire. Adesso proviamo a vedere anche gli altri. Prendo tanti pacchettini che ho acquistato durante la mia voglia di acquisto e di sperimentazione, questo è ancora da sballare, quindi da aprire. Che sorpresa! Eccoli qua, adesso li apro senza però, cercando di non darvi troppo fastidio. Scopriamo insieme, sono 3, 6, 9 gomitoli. 9 gomitoli di che cosa? Mamma che morbido, mamma, è morbidissimo questo. Anche questo delle micro paillette, l'ho preso in bianco. Sulla fascetta praticamente c'è scritto poco e niente, lavare a mano ovviamente, ma chi li lava in lavatrice? Eccolo qua, indicano gli uncinetti che secondo loro vanno bene, dall'1,5 al 2, sono 40 grammi l'uno, e questo è tutto ciò che mi scrivono sulla fascetta. Questa è la loro targhetta o fascetta che sia. Vediamo sul cellophane se c'è scritto qualcosa. No, allora vado a vedere sul sito cosa mi dicono. Ecco perché quando l'ho toccato ho detto mamma mia che morbido, è 100% seta. È vero che avevo preso la pura seta, bellissimo. Allora sono in totale, aspettate che leggo, ecco che ritorna, devo prendere un altro cucchiaino di miele. Allora 100% seta, 360 grammi in tutto. Vado a cercare il metraggio se lo trovo. No, metraggio non pervenuto. Allora, cartoncino all'interno, qui ci saranno non più di 200 metri, perché non c'è molto avvolgimento, non più di 200 metri, ma ragazzi, cioè l'ho pagato 12,50 euro, un pura seta con i come si chiamano? Non mi viene, con le paillette, mi veniva sequin, non mi veniva le paillette. Ok, microscopiche anche queste, ma questo è una meraviglia, più o meno è spesso come l'altro come filato, quindi io direi che con un 2 dovrebbe andare bene. È meno sparpagliato come filato di quello precedente, ovviamente non ti faccio vedere nulla, di quello che abbiamo visto poco fa, sempre con le paillette. Questo francamente mi piace da morire, ve lo dico già subito, e non è ritorto anche questo, ma è meno, lasciatemi dire così come voglio dire, è meno sparpagliato il filato, è meno aperto. Questo mi piace tantissimo, tanto, sì. Questo mi sta conquistando proprio fin dall'inizio. Bellissimo. Lo sto lavorando con il 2, quindi è sottile, ragazze, è sottile. Se lo volete più spesso lo mettete doppio, calcolate più o meno un 200,
io poi vado a, non a sentimento, ma quello che sento sarà dai 200 ai 200 metri, io penso 200 metri di filato, quindi non ce n'è molto, ma ci sono, abbiamo detto 9 gomitoli, quindi ne avete, ecco, ne avete come filato. Allora vado avanti un pochino, ti faccio vedere anche il risultato con le sequine le paillette. Guardate, scorre come se avessero immerso il filo in un'acqua e sapone. È una cosa meravigliosa questo filato, questo mi piace proprio tanto. Gli altri tutti belli, ma chi vince per ora è il Muyuan, il primo che vi ho fatto vedere, e questo qua. Questo proprio, guardate, nonostante non sia un filato ritorto, guardate come si lavora bene. Questo proprio lo consiglio anche alle principianti, perché non ha, guardate che la paillette passa tranquillamente nella lavorazione, tra l'altro non si vedono neanche, che sono, chissà se riesco, ogni tanto forse vedete, se lo sposto forse voi riuscite a vedere qualcosa. Qui ce n'è uno, questa è sul rosa, questa è sul bianco, questa è sul grigio, questo è rosa, si vede, cioè sono proprio punti luce microscopici, sicuramente con il sole che batte si noteranno, ma al tatto non si sentono, non me ne accorgo neanche che passano nell'uncinetto, cioè proprio, vediamo se riesco a vedere. Poi non sono molto, ecco, ne sta arrivando una, l'ho sentita, eccola qua, vedi? La vedi? Ce l'ho qui vicino all'uncinetto, microscopica anche questa. Si lavora che è un amore, è morbidissima, adesso non ecco, vedi, quando non riesco a smettere la dice lunga, fermati. Allora, il filato è stupendo, vorrei fartelo passare attraverso il video, è veramente bello, cioè si sente proprio la morbidezza, la senti tutta, lo lavori benissimo questo filato. Abbiamo detto che ci sono 9 gomitoli e sono, io penso, un 200 metri per ognuno, penso, quindi 1800 metri. Con 1800 metri si fa già un cardigan 44/46, 1800 metri, quindi un'ottima misura per poi che cosa, 12,5 euro, 12,5 euro, no vabbè. Io sono innamorata di Temu, sono innamorata di ciò che ogni volta io riesco ad acquistare, a volte con delle promozioni li prendo veramente a pochissimo e ve lo straconsiglio. Dovete anche per le più reticenti, cioè quelle che proprio dicono no, Temu no, cinese, eccetera eccetera, ok, va bene dire no, però provalo una volta, provalo e poi mi dirai sì, no, continuo a dire il mio no, però una volta provalo prima di dire no, perché ne vale veramente la pena. Poi vabbè, ognuno fa quello che vuole, io non è che se tu acquisti io ci guadagno, niente, praticamente non ci guadagno niente, però io ho voluto mostrartelo, e se ti dico che sono filati che uso per creare, dovresti credermi, è vero? Poi circa, sarà un mese oramai, un mesetto fa, ho visto che c'erano questi filati nuovi e li ho presi in 3 colorazioni. Questo è molto simile, però questo va con l'arancione, questo va con il rosa, e poi ho preso questo che va dal viola al viola, glicine e avorio. Parliamo di 30% lino e 70% bambù. Allora, qui abbiamo delle sfumature, eccolo qua, non è ritorto, non è ritorto, vedi? Ok, abbiamo delle sfumature, quindi per chi ama, vediamo un po' come, scusa, ok,
Allora, innanzitutto io avevo provato con il 3, se non ricordo male, avevo fatto una prova, ma purtroppo, come vedi, ho disfatto la prova. Vedi? Ok, l'ho disfatta e quindi la rifacciamo. E se non sbaglio, avevo utilizzato l'uncinetto numero 3. E quindi rifacciamo la nostra prova. Allora, vediamo se è il 3 o se ricordo male, perché poi ho iniziato a fare, a registrare il tutorial per Fiorellina con sprone AV e c'è stata la prima parte, poi la seconda parte e la parte delle maniche, e quindi sono stata un po' presa con altro e non ho fatto la prova con questo, ma poi l'ho lasciato lì e ho detto vabbè, aspettiamo che arrivano. Poi man mano ho fatto altri acquisti e di conseguenza. Allora, qui abbiamo detto che c'è anche del lino. Quando c'è il lino lo senti, però grazie a Dio c'è del bambù al 70%, quindi di lino ce n'è solo il 30%. Questo per dire è una questione tutta mia, solo lino lo sento troppo secco e quindi non tanto vado a nozze col lino, anche se molte amiche che hanno acquistato da Temu, quanti buchi ho fatto? 1, 2, 3, che hanno acquistato il lino, il puro lino proprio da Temu, hanno detto che non è secco come dalle altre parti, quindi ma non so se avrò voglia di provare, vedremo e vi dirò come la penso. Poi magari sono solo io che la penso così, perché a me piacciono i filati che devono accarezzare la pelle. Il lino io penso che sia la fibra naturale più fresca che ci sia, e quindi sicuramente sbaglio io, ma la mia non è una questione di mi piace o non mi piace, è una questione proprio sensoriale, di tatto. Cioè per me il filato deve essere morbido, cadere svolazzante. Ecco, questa però è una questione proprio mia personale, non è giusta, è una mia sensazione, è la sensazione che provo per quando appunto indosso, e visto che io le creature che faccio le indosso io, tranne quando appunto me le chiedono, ma la maggior parte di loro sono per me, e quindi voglio qualcosa che vada bene per la mia pelle, giusto? Allora, qui stiamo andando avanti, vado avanti un pochino almeno per farti vedere le sfumature, non lo so se riesco perché c'è molto, vedi? È molto lunga come sfumatura, non è una sfumatura corta. No, per arrivare a rosa devo fare almeno una mattonella così. Allora, stupendo filato anche questo. Questo filato lo vedo bene però per una lavorazione un po' più fitta, perché io avevo provato a fare una lavorazione, vedi? Una lavorazione diciamo con troppi fori e non mi piaceva il risultato, invece così mi piace molto. Ogni filato secondo me è adatto a questo o quel progetto. Sicuramente qui se noi ci facciamo con questo ventaglietti, magari dandogli un po' più di morbidezza con un uncinetto anziché 3, un 3,25 o un 3,5, quindi donando, perché ventaglietti ha questi ventaglietti molto fitti, quindi per dargli un po' di morbidezza io aumento di mezzo numero il mio numero di uncinetto, invece facendo un semplice granny è sufficiente il numero giusto per il filato, per quanto riguarda ovviamente la mia mano, ok, la mia tensione. E quindi per dare più morbidezza, quando io creo un qualcosa di più fitto cerco un mezzo punto in più in modo tale da donargliela la morbidezza, perché se io faccio il ventaglio con un uncinetto troppo piccolo mi si stringe poi la maglia, cioè non che si stringe ma si compatta troppo e mi si gessa addosso. Non va bene per Marina, non va assolutamente bene per Marina. Quindi questo è un meraviglioso filato. Io ho preso 3 colori, avete visto, questo è uno dei più baby, se vogliamo. Mi piaceva però questo colore qua, che è questo,
dopo ti dico anche il numero, sempre se riesco a trovarlo, e ti devo dire anche la quantità. Allora, dentro ci sono 2, 4, 6 gomitoli. Ogni gomitolo sicuramente ha 50 grammi. Vediamo se c'è scritto qua. Allora, 50 grammi, esatto, in totale sono 300 grammi. Lino al 30% e bambù al 70%. Ci sono da scegliere 2, 4, 6, 7, 8 colori, un lotto, quindi stiamo parlando di, abbiamo detto, 2, 4, 6 gomitoli da 50 grammi. Un lotto costa intorno ai 10 euro, 10,30 euro, non riesco a vederlo bene, 10,21 euro più o meno, quello che vedo oggi, quello che vedo oggi. Comunque tutto il lotto, non tutti questi, un lotto, che così, un lotto, ok. I metri non si sa quanti metri possano essere, e allora devo andare più o meno, no, qui non ci riesco, non riesco a dirvi, io vi dico più o meno 200, sbaglierò, può darsi, però frate indovino, in questo caso non funziona. Bellissimo anche questo filato, è luminoso, guardate, è luminoso, quindi questo colore, guarda, lo vedo bene sì per Marina, che a me piacciono questi colori, anche per fare una magliettina, un cardigan a una bimba, bellissimo. L'ultimo filato estivo che vi propongo è quello, allora io nel giro di 4 mesi circa ne ho acquistati 2, 4, 6, ne ho acquistati 6, uno diverso dall'altro, ma non è l'ultimo perché è il più brutto, no, è meraviglioso, è un filato meraviglioso. Questo me l'ha consigliato la Natasha, la mia amica Natasha, ed è veramente stupendo. Io l'ho preso, il primo che ho preso mi sa che è proprio questo, poi ne ho ordinato un altro che è arrivato più scuro. Allora vediamo se riesco ad alzare un pochino, vedete che è ancora in celofanato, ma se voi vedete il colore è la stessa gradazione ma è più scuro, quindi adesso ve lo farò vedere per bene. Questo filato è meraviglioso, ve lo dico già, è meraviglioso, e adesso lo vedremo, ma ha un problema di base: non vi arriva una rocca uguale all'altra. Quindi per esempio se dovete fare uno dei miei cardigan che ha le due facciate, non riuscite ad azzeccare il colore, perché anche se ne prendete 2 nello stesso lotto, perlomeno questo è successo a me, non arriva uguale, quindi ed è successo anche a Natasha, il fatto che arrivi di un colore, stessa tonalità, ma di colore più o meno intenso, ok? Quindi qui è un po' un prenderci. È vero che se io faccio un top down io posso proseguire con questo, nel senso che parto da sopra e poi proseguo, anche se ha un colore più intenso lo faccio sfumato, ok? Cioè vado sfumando. Ma fare un qualcosa, oppure faccio la parte avanti, se a pannello, parte avanti con questo, parte dietro con questo, o cerco di alternare, però sappiate che c'è questo problema, cioè io penso che siano tinti, come dicono loro, a mano, o se non sono tinti a mano hanno delle tinte un po' più forti, un po' meno cariche o più cariche, però è un filato meraviglioso. Ho preso questo appunto con i toni dell'azzurro che vanno sul giallo, ho preso questo che è stupendo, toni dell'arancio, lilla, e qui è un albicocchino, molto bello come filato. Guardate, questo è stupendo ed è l'ultimo che mi è arrivato, e questo lo apro, l'altro lo lascio così. Questo qua devo ancora vederlo, e tra l'altro ha delle sfumature in lurex molto 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 delicate, cioè guardate questo qui ha le tonalità del rosa e vanno sul bianco panna,
Vedete dentro, non è ritorto ovviamente, dentro a questo filo di lurex che illumina proprio, è un qualcosa di magico, è meravigliosa, questa rocca mi piace tantissimo. E poi ne ho un'altra che ha questo arancio, non è anche diversa, arancio, verdino, giallino, lilla, tutte, me le sono tutte acquistate, ragazze, qui non mi ha regalato niente nessuno, sia ben inteso. Certo che io acquisto poco per volta quando ci sono le offerte. Quello che mi piace ovviamente ne faccio bistris e quattris. Adesso andiamo a vederlo nel dettaglio. Allora parliamo di 85% seta e 15% lino. C'è questo filo di lurex interno che rende il tutto, e ovviamente con la mia camera non si vede assolutamente nulla, però adesso ve lo faccio vedere qui, magari qui lo vedete di più. Aspettatemi. Allora questo, eccolo qua, vediamo, è molto discreto. Quello nel bianco lo vedete di più perché ovviamente è il bianco, eccolo qua. C'è questo filo di lurex internamente, si lavora proprio insieme, e questa è proprio la sfumatura che è il numero 8, il colore numero 8, che va dall'arancio, questo iniziale, al verde, che è questo, e poi questo qui, vabbè, vedete che è diverso, sfuma nel giallino e poi il lilla. Qui il giallino ce l'ho qui sotto e il lilla, comunque la sfumatura è questa, cambiano sempre, cambiano, quindi non ne troverete mai una, ribadisco, mai una uguale. E l'ho lavorato con l'uncinetto numero 2,5, questo non ve lo faccio vedere più di tanto perché lo vedete proprio per esteso. Ecco, è caduto tutto. Lo vedete anche di qua quanto morbido è. Questa qui è la maglia fiorellina spronotondo, che me la sono fatta poi anche colorata. Voi la vedete sul sito in rosa con un altro filato. Questo filato, per questo filato ho utilizzato il 2,5. Bellissimo, bellissimo, ma attenzione a quel problema, ok? C'è il problema proprio che una rocca è diversa dall'altra, stesso colore, intensità di colore diverse. Abbiamo capitolo, che poi parliamo sempre di filati, ma non più estivi, invernali. Ho iniziato a farmi scorta di filati per poi, più o meno verso dopo la metà di agosto, io inizio già a realizzare capi invernali, e quindi, visto e considerato che questo filato l'avevo già provato nel colore rosso, ma un bel rosso che l'ho ripreso tra l'altro, e con la quale mi sono realizzata scacco matto, che dopo vediamo se riesco a farvi vedere, l'ho ripreso un'altra volta in blu, questo bellissimo blu, in verde, bellissimo anche questo verde, con una bella camicetta sotto, in rosso bordeaux, che qui si vede molto rosso, ma è più sul una via di mezzo tra, anzi ve lo faccio vedere senza la busta, poi dopo me lo rimetto a posto. E poi ho preso un colore che pensavo fosse arancio, ecco, questo qui è rosso, è stupendo, quindi ho preso rosso, verde e blu, e un colore, e qui ho errato perché ho preso questo arancio che pensavo fosse un colore arancione, a me piace molto l'arancione normale, invece mi è arrivato un colore arancione flash, questo colore qua. Io neanche, come vedete, ma io sto parlando, questi non sono tutti acquisti fatti in una volta sola, vedete, vedi, è bellissimo, è molto flash. Questo è uno degli esempi di cui ti parlavo all'inizio del video, cioè mi sono resa conto che l'arancione era troppo flash, cioè qui io quest'inverno, quando indosso una cosa del genere, non ho bisogno di lampioni perché mi si nota, mi si nota senza alcuna ombra di dubbio. E lo farò per mia nipote, sicuramente potrebbe andare bene per lei con questo colore, ma
appena l'ho visto ho detto no, io non lo apro neanche, non lo voglio neanche provare, perché tra l'altro lo conosco, è stupendo come filato, lo rimando indietro. Ho fatto la procedura di reso che si fa automaticamente sempre sulla loro app, e loro mi hanno detto tienilo, e mi hanno restituito i soldi. Quindi praticamente io questo non l'ho pagato, perché mi hanno restituito i soldi sul mio account di Temu e io con quelli ho acquistato altro. Quindi questo si può dire che non l'ho pagato, ce l'ho, quindi farò qualcosa a mia nipote o vediamo cos'altro fare. Però è un arancio veramente flash, quindi se questo qui è il colore, dopo ve lo dico, così se volete evitarlo. Magari c'è invece qualcuno, per una ragazza questo colore potrebbe andare benissimo. Non che io sono una ragazza diversa, cioè, sono una falsa giovane, ok? Io mi ritengo una ventenne con tanta esperienza, ecco. Come si può dire? Una ventenne con 41 anni di esperienza? Si può dire così? Sì, perché no? Dentro mi sento così. Però insomma questo mi sembra un po' eccessivo. Vedremo che cosa andrò a realizzare. Intanto vi parlo di questo filato. Dentro ogni lotto, come vedete, ci sono 2, 4, 6, 8, 10 gomitoli. Ce ne sono 10. Ora togliamo qualcosa, se no 10. Come vedi mi è piaciuto parecchio, perché io l'ho già lavorato così. 10 gomitoli da 50 grammi, non è vero, 30 grammi l'uno, e ogni gomitolo mi dà 114 metri. Ok, io con un lotto ho fatto un cardigan per me, che è il cardigan scaccomatto che ho fatto, quindi non mangia molto filato come cardigan. Ho fatto una 44 giusta. Ok, se dovevo fare qualcosina in più come lunghezza avrei dovuto prendere un altro lotto. Quindi quanto costa? Allora, in un lotto, come detto, ci sono 300 grammi in tutto, costa 8,90 € il pacco, quindi il pacco costa 8,90 €, scusami, 8,90 €, e il metraggio 144 metri al gomitolo, quindi regolati in base a quello che normalmente utilizzi tu. Io qui, se non ricordo male, ho utilizzato il 3,5, e adesso andiamo subito a vedere se è il 3,5. Se non ricordo male era il 3,5. Vediamo, ma adesso ti faccio vedere più che altro per dirti più o meno. Sì, è il 3,5, è proprio lui, per dirti. E ha questi fiocchi di neve, come li ho chiamati io, ha questi fiocchi di neve all'interno. Adesso sono messa malissimo con tutti i gomitoli attaccati. Ok, sì, è lui, è il 3,5. Che meraviglia di filato! Vi ho detto la composizione, vero? È un meraviglioso filato, te lo faccio vedere però già realizzato. Aspetta, mente me ne sono dimenticata uno. Questo l'avevo acquistato praticamente subito dopo aver preso il Bordeaux. È fantastico, guardate che turchese, è un turchese meraviglioso. Vediamo se c'è. Sì, questo qui è lo 02. Il Bordeaux che ho preso io è il 12, l'arancio, quello lì che non c'è, è praticamente esaurito. Il blu che ho preso è il numero 14, il verde esaurito, e sarebbe stato il 21. Ecco, così vi ho dato anche i numeri. È stupendo, stupendo. E questo per me non è un filato nuovo, perché è un filato, è il filato che ho utilizzato per fare ventaglietti, maglia e cardigan. Un filato stupendo. Questa volta l'ho preso in color bluette, direi, che ha questa parte interna più chiara e quindi dà quel risultato luminoso quando lo si lavora. Il risultato è questo, perché è lo stesso filato, questo qui è sfumato, mentre questo qui non lo è, e ci sono
ancora le sfumature, la stessa con il quale ho realizzato ventaglietti che trovate sempre nel mio canale, quindi non sono cose che vi dico e non ve le faccio neanche vedere già realizzate o perlomeno con un campioncino. Cioè sono cose reali, capito? Cose che io veramente realizzo. Allora, questo filato, allora, vediamo un po' se c'è scritto qui sopra, è 90% cashmere e 10% bambù. In un lotto ci sono 6 gomitoli e 6 gomitoli costano 12 euro. Erotti 05. 12,05 euro. Io non vi dico più niente sui loro prezzi e sulla loro qualità, vi prego solamente di guardare. Cioè, io non vi sto dicendo, ah, è brutto perché è cinese o è bello perché è cinese. Io vi dico, io lo uso perché mi piace, ok? Non mi interessa da dove arriva. Io lo uso perché è morbido, io li uso perché mi piacciono. Io non sto a dire bla 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 bla. Io vi dico esattamente questo, questi sono i fatti. Tutto il resto sono tutte storie. Questi sono i fatti, i fatti. Prodotti cinesi, come tanti prodotti che abbiamo qua in Italia, con una qualità incredibile, lavati e rilavati più volte e i risultati sono sotto i vostri occhi. Questo è l'ultimo che ho preso. L'ho lavorato con, non me lo ricordo, aspetta, con l'uncinetto 3,5. Questo filato l'ho lavorato con l'uncinetto 3,5. Se tu lo provi tu avrai solo un'estrema morbidezza sulla pelle, punto, non hai nient'altro che questo. Convenienza, qualità e una coccola per la nostra pelle. È veramente stupendo, veramente veramente stupendo, proprio coccoloso. Vedi? Lo vedi com'è? Io tra l'altro questa volta non ho acquistato i cashmere perché ne ho tantissimi di cashmere, quindi ho preso questo che fa parte dei cashmere, ma non gli altri che vi ho già proposto l'anno scorso. Quindi non li ho presi quelli come hai visto, ho ancora preso qualche filato, insomma, comunque qualche filato, ma non è da oggi, non è che ho fatto un unico ordine, sono vari ordini. E quindi ho preso dei filati estivi e ho iniziato a riprendere quelli che mi piacevano, dei filati invernali, e non prendendo però i cashmere che li vedrai nella recensione dell'anno scorso, che sono quelli che ho utilizzati, ma ne avevo veramente presi tanti. E non ho preso cashmere, ho voluto anche sperimentare, difatti ci sono dei filati nuovi che adesso vedrai. Abbi pazienza, dai, continua a rimanere con me, che adesso vedrai e che proveremo insieme, vediamo se mi piacciono o no. Questo fa parte della top 10, è stupendo, 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 punto, non aggiungo nient'altro. Questo è il risultato e il risultato parla sempre, sempre, sempre. Ultima cosa, ricorda che se ti piace questo modello, questa è la maglia top down, l'ho fatta a manica corta perché sopra ha il cardigan e lo trovi sia il cardigan ventaglietti che la maglia ventaglietti la trovi nel mio canale, ok? Si può fare estiva o invernale, se ti piace la trovi nel mio canale. Iscriviti al mio canale, mi raccomando. Allora, questo filato che tu stai vedendo adesso, che ha quel filo chiaro all'interno, forse qui lo noti di più, anzi te lo faccio vedere meglio aperto. Ne avevo preso un lotto, non ricordo più se in giugno o in aprile, non mi ricordo. Appena vedo qualcosa di nuovo, guarda che taglio anche il filo, l'ho tagliato, accidentaccio, va bene, cioè ho tagliato il filo qua, guarda. Vabbè, ma adesso conosciamo il nodino invisibile, quello che vi ho messo sempre nel mio canale, e quindi ok. Allora, questo filato qui l'ho preso, io amo spupazzarmeli così, te lo dico già, ma guarda come l'ho tagliato. Va bene, me lo ritroverò. L'ho preso perché appunto sul sito era una novità, l'avevo visto per la prima volta. Mi piace quando c'è quel filo interno chiaro e il colore su, e di conseguenza ho detto guarda, io ne provo un pacco. Un pacco è arrivato, l'ho provato e mi è piaciuto.
L'ho lavorato con il 3,5, ma questo va bene anche con un 3,75 sicuramente. Questa è la prova che ho fatto e mi è piaciuto, e così ho preso l'altro lotto, perché ne ho presi poi due di lotti di questo, vedi, ne ho due, uno e uno due, presi in due tempi differenti. Allora parliamo di un filato in mohair al 15% e il bambù in 85%. Allora, sicuramente il bambù è quello chiaro e il mohair è quello colorato, e vedi che dà questo riflesso bianco azzurro. Vedi, questo è molto caldo. Io per quello l'ho preso, ho detto voglio vedere il bambù insieme al mohair che sensazione mi dà. E è una sensazione notevole, perché è caldo già quando lo lavori, quindi quel poco mohair che c'è scalda veramente il bambù che c'è all'interno. Quindi questo è veramente per l'inverno, ma inverno, per quanto mi riguarda, che io amo l'inverno e non lo patisco, questo è un inverno tosto, tosto, perché è veramente caldo, come filato è veramente caldo, nonostante appunto di bambù ci sia la maggior parte. Però la fibra di mohair che c'è all'interno lo rende molto caldo. Io lo trovo molto caldo proprio come filato, lo sento proprio caldo. Allora, cosa mi dice ancora di più? Qui non mi dice nient'altro, che ci sono 300 grammi, qui 1, 2, 3, 4, 5, sono 6 gomitoli, ciò vuol dire che sono 50 grammi a gomitolo. Vediamo se riusciamo a scoprire se hanno scritto sulla fascetta quanti metri ci sono. Sarebbe bello, e c'è. Allora, 50 grammi sono 400 metri per ogni gomitolo. Mica male, sono 6 gomitoli, quindi 2400 metri circa per ogni lotto. Non male. Allora, qui siamo, sì, consigliano dal 2 al 3. Questo l'ho lavorato con il 3,5 e io francamente, questo è solo un campioncino, francamente io qua invece lo lavorerei col 3,75/4 per renderlo più morbido. Poi dipende sempre dalla lavorazione che dobbiamo fare, e dal risultato che vogliamo. Se lo vogliamo più morbido, uncinetto mezzo punto più grande di quello che tu useresti. Se lo vuoi più compatto, uncinetto normale. Se lo vuoi proprio stretto, fitto, proprio allora mezzo punto in meno. Dipende moltissimo. Io vi do solo indicativamente i numeri di uncinetto, ok? Poi dipende anche dalla tensione che hai tu nella mano. Quindi magari io uso il 3,5, tu useresti il 4, punto, oppure il 3. Ok, quindi io vi do solo l'indicazione per farvi capire lo spessore del filato e che tipo di uncinetto userei io, anche perché con lo stesso tipo di diametro del filato, fosse cotone, userei un uncinetto più piccolo. È risaputo, no? Perché ovviamente la fibra di lana, qualsiasi essa sia, dal mohair al cashmere eccetera, comunque sia, ha necessità di respirare, di essere morbida, quindi non possiamo compattarlo troppo, altrimenti chiude le fibre e quindi hai una corposità troppo secca per quanto riguarda me. Andiamo avanti. Altro filato meraviglioso, mamma mia, quest'anno mi sa che sono stata presa dagli azzurri e tonalità simili. Anche questo qui l'ho preso sull'azzurro, guardate che meraviglia questo filato. Qui abbiamo un lino al 30%, acrilico al 40%, lana al 30%. Il risultato è meraviglioso. Il filato, allora qui sto provando con l'uncinetto 4 perché sicuramente lo userei con il 4 questo filato. Questo è il 3,5, va bene anche il 3,5, però il 4 secondo me gli dà proprio ragione. Un uncinetto numero 4 a mio parere, guarda, va proprio bene, è vero? Secondo me l'uncinetto numero 4, bellissimo, caldissimo anche questo, lino, acrilico e lana. Quindi qui abbiamo dell'acrilico al 40%, lino al 30% e lana al 30%.
filato davvero da tenere in considerazione. Non so se dovessi consigliarvi il precedente, cioè quello con la quale ho preso il rosso, e questo che è l'ultimo invece che ho preso, non so quale dei due consigliarvi, se dovete sceglierne uno dei due, probabilmente questo mi piace in maniera particolare. E vediamo però se mi dice qualcosa di più. Allora, vediamo se mi dai i metri, ma figurati se me li dai, tu non mi dai niente, non mi dai proprio nulla. Allora vado a vedere sul sito e torno. Allora, in totale quindi sono 50 grammi a gomitolo, sono 300 grammi di filato, quindi in un lotto avete 300 grammi. Costo 7,02 €, vergognoso come costo, vergognoso. E a noi piace tanto quando è vergognoso, è vero? A me piace tantissimo. Non trovo i metri, ma anche qui ci saranno un 300 metri, 250, 300 metri. Provo a cercare ancora. No, non c'è il metraggio, non c'è, mi dispiace, non posso darvi certezza su questo, io sparo delle cifre in base a come lo sento corposo, alla dimensione, ma le mie sono teorie, non è pratica, quindi non posso dirvi niente. Certo è che come gomitolo assomiglia molto al precedente come spessore. Aspettate che... Allora, vedete, hanno fascette che sembrano uguali, ma in realtà sono diverse. Il gomitolo, questo è un po' più grande, questo qui mi dà 400 metri, è un po' più alto, ma 400, io penso che qui ci saranno 300 metri. Qui ci saranno, qui ci sono 400, ma è anche più lungo come filato, come spessore siamo lì, quindi un 3,5 4, come spessore è molto simile, vedi, molto simile, e quindi penso che qui ci sia, proprio perché il gomitolo è meno lungo di questo, quindi c'è una torsione più lunga qui, scusami, c'è un aggomitolamento più lungo qui e meno qua, come spessore di gomitolo più o meno ci siamo, quindi devo andare a tastoni, quindi io penso che qui non meno di 300 metri, non meno di 300, calcolando, facendo una valutazione guardando appunto i due gomitoli. Questo è veramente stupendo, bellissimo, stupendo, ok? Bellissimo, stupendo, stupendo. Quindi vedi un po' tu. Questo è il risultato. Molto bello, molto molto. Davanti a me ho un filato che non conosco, cioè non l'ho mai preso e quindi non lo conosco ancora. E 70% lana australiana, il 30% fibra anti-peeling. Allora andiamo a scoprirlo. Questo qui ha una confezione diversa dagli altri, tra l'altro un lotto intero che è composto da 2, 4, 6, 8, 10 gomitoli. 10 gomitoli costa 9,79 €. Andiamo a vedere. 9,79 € è proprio lana, cioè proprio la senti, e quindi non so se può piacere a me. Allora vediamo un po' cosa mi dici qualcosa di più. Lana australiana, antifibra, sì, anti-peeling, fibra anti-peeling il 30%, e poi abbiamo un 10% di regain. Ok, ecco, 50 grammi, quindi sono 100, 200, 300, 400, mezzo chilo di filato per 9,79 €, diciamo 10 €, così facciamo cifra tonda. Allora, il filato come lo sento? Lo sento lanoso, lo sento lanoso, però sembra anche morbido. Andiamo a lavorarlo con un uncinetto abbastanza elastico come filato. Andiamo a lavorarlo con un uncinetto del 4 per renderlo morbido come piace a me, perché voi sapete che, perlomeno chi mi conosce sa
che il cotone 100% a me non va bene, a meno che non sia quelli di Temu, che sono fibre molto morbide, e lana al 100%. Io ne ho già preso un tipo di lana al 100%, a me personalmente non è piaciuto, però ad altre amiche l'hanno preso ed è piaciuto, quindi è una questione mia personale, ok? Quando è lana al 100% preferisco sia lana e acrilico, allora sì, riesco a sopportarlo meglio. Solo lana no. Questo devo dire che è abbastanza ritorto, anzi direi che è proprio ritorto. Andiamo a provare a fare. Si lavora benissimo. Sì, io lo lavorerei con il 4, sicuramente voi lo lavorereste con un uncinetto più piccolo. Io ripeto, ho bisogno di avere morbidezza e quindi piuttosto mezzo punto in più, sicuramente mezzo punto in più. Lavorare, che ve lo dico a fare. Abituata adesso con i filati in cotone sottili sottili, con questo vai spedita, 1, 2, spedita come non so che cosa, perché si va velocissimi. Tra l'altro ci sono tantissimi colori, proprio tanti tanti tanti. Se ti piace la lana, eh, la fibra in lana, cioè se ti piace proprio la lana, il filato in lana, potrebbe essere questa una soluzione. Ma ti dirò che con il 4 non mi dispiace neanche. Adesso vado avanti un pochino. Ma ovviamente stiamo parlando di un uncinetto 4 con 2 giri, siamo già come se fossero come se fossero 10 giri con i filati, quelli che sto usando in questo momento, che sono quelli estivi ovviamente, no? Quindi si lavora in modo molto veloce, molto rapido, cresce in modo veloce, quindi qui un progetto, cioè se io ci metto 3 settimane a farlo, con questo filato penso che una settimana riesco anche a finirlo, quindi è proprio, sono bazzecole, ecco, cioè lavorare con un uncinetto 4 è veramente facilitare, ecco, e facilitare proprio la tempistica anche, no, di realizzazione di un progetto. Certo è che se noi facciamo uno sciarpone con questo filato, oltre ad essere veloce da fare, sarà uno sciarpone veramente caldissimo, che come ripeto qui abbiamo il 70% di lana australiana. Sì, è ovvio, qui le mani vanno da sole, non c'è bisogno neanche di guardare, è questo, è questo. È un bellissimo filato in lana, bellissimo filato in lana. Qui per fare veramente un giaccone o una giacca, perché viene bella spessa, un cardigan spesso, ecco, invernale, o uno sciarpone, uno scialle di quelli proprio caldi caldi, ecco, questo è proprio l'ideale. Per quanto riguarda il metraggio, non è, non c'è, non riesco a trovarlo, non è menzionato il metraggio, e quindi non so dirvi quanto metraggio possa esserci, eh, non so, non so, posso tentare di dirvi 180-200 metri per gomitolo, però è un azzardo, questo è un azzardo. Qui non ho metro di raffronto, quindi eh, non so dirvi, perché anche piuttosto spesso, quindi non posso aiutarvi in questo e non posso aiutare neanche me. Ecco perché poi ovviamente anch'io devo realizzare qualcosa con questi filati. Quindi però ecco, qui proprio sono un attimino persa con i metri, non saprei dirvi. Io per andare sul sicuro direi 150-180, ecco, così sono più sicura. Abbiamo 10 gomitoli, quindi sono 1500-1600 metri per andare sul sicuro, perché qua azzardare è rischioso, perché più spesso, quindi non lo so. Qui invece ho preso, queste non sono gomitoli, dobbiamo noi
creare il gomitolo. Adesso te lo faccio vedere. Qui abbiamo 300 grammi di lana merino al 90% e 10% anti-peeling, ed eccolo qua. Lo stiamo aprendo insieme, guardate che cos'è. Non riesco neanche a farvela vedere tutta, cioè è una ciambellona da raggomitolare, sono 300 metri in totale, quindi qui non posso neanche farvela vedere. E da uncinetto 4 sicuramente, si sente che è proprio lana, si sente, però qui non posso neanche, qui lo vedrete in una delle mie creazioni, perché qui non riesco proprio a provarla, perché se io lo apro poi non riesco più a raggomitolarlo. Mi trovo impreparata in questo, mi dispiace, però ecco qui con l'uncinetto 4 non so dirvi quanti metri ci sono. Probabilmente quando farò la mia creatura, io mettendolo sull'arcolaio riesco a calcolare quanto misura diciamo il cerchio, quanto misura il cerchio, e poi calcolando quanti fili ho riesco a capire quanti metri ci sono, ma in questo momento non riesco a farlo e quindi vi faccio solamente vedere questo filato così com'è, senza, purtroppo, ecco qui non posso proprio provarlo. Bellissimo, comunque mi sembra bello, è molto lanoso, certo, per qualcosa di caldo, non è lucido, però è ritorto come filato, e da uncinetto 4 sicuramente uncinetto 4, sicuro. Vediamo se riesco a fare un qualcosina qua. Sicuro uncinetto 4, sì, infatti non avevo alcun dubbio. Uncinetto 4, bello però, ve lo devo far vedere così, tutto pasticciato. Ho detto neanche il costo, 8,68 €, 90 merino, 10% anti-peeling, 300 grammi in tutto, uncinetto 4. Con i filati abbiamo finito, a parte i miei 100 marcapunti che perdo abitualmente, eppure dire che quando lavoro, insomma, dovrei averli, però un po' li metto da una parte e un po' dall'altra, quindi i marcapunti mi servono sempre, ne ho presi 100. E poi mi sono presa questo phon da 2400 watt, perché il mio sta facendo un po' i capricci, e allora ne ho acquistato uno. Volevo proprio vedere come andava questo phon. Allora, la prima cosa che ho visto è che questo dovrebbe essere, penso, magnetico, ma io non riesco a mettere questo beccuccio, anche se io non lo adopero. Penso che sia pressione più. Ah, ecco, era pressione, ok, quindi niente, come non detto. Il beccuccio si mette assolutamente, e devo provarlo con i miei capelli lunghi, però con i watt ci siamo. L'ho pagato 18 €, circa 18 €. Adesso vi faccio vedere se riesco, aspettatemi, ok, perché qui ci va la presa. Allora, è un phon normalissimo ma molto bello da vedere, direi anche piccolo, no, se vogliamo, però guardate. Allora, questa è la prima velocità, seconda, terza, questa, scusate, questo anche per chi ha i capelli lunghi come me va più che bene, non va bene, va più che bene. Io pensavo fosse più da viaggio, e invece no, è proprio da casa, se vogliamo. Da viaggio sono più piccoli, sono quelli che funzionano pochissimo, invece questo va bene. Io penso che questo sia la botta di freddo, aspetta che provo. Pigiando questo viene aria fredda, mi sentite? Ed era il minimo, era il minimo.
Non posso farle queste cose, ma visto che l'ho preso volevo fartelo vedere. Ok, quindi anche questo è andata, ed è un prodotto preso made in Cina, come tutti quelli che compriamo qui, perché la maggior parte sono fatti made in Cina, però io l'ho pagato 18 euro e funziona anche molto bene. Io ho i capelli lunghi, lo sapete, non me li vedete mai perché li raccolgo in una treccia, ma questo qui è perfetto e lo userò appunto per asciugare i miei capelli. Concludo il video con il mio frullatore, lo chiamano tritacarne. Allora, io, come avete capito già dall'inizio del tutorial, sì, della recensione che vi ho fatto, io la carne non la mangio, quindi ovviamente triterò altro. Allora, si tratta, arriva in una scatola che è arrivata tutta così bella ciancata, se vogliamo. Questo è il mio bellissimo trita per loro carne, vediamo, perché adesso non ho più appoggiato la telecamera e quindi adesso devo fare con una mano, quindi adesso ve lo faccio vedere così e poi ve lo faccio vedere così. Allora, il motore è questo, quindi il motore rimane fuori, la ciotola è questa qui e dentro abbiamo, ok, l'impasto, diciamo quello che impasta, vabbè, come dire, un coltellino che non taglia, una spatolina, e poi le lame che penso che siano molto taglienti perché vedi hanno la protezione. Quindi adesso andiamo a vedere come funziona. Ovviamente è la prima volta che lo uso, io l'ho lavato, ho tolto il proteggilama che era questo, ho messo delle carote, un paio, nel frattempo me ne sono anche mangiata una, metto sul coperchio e provo con voi, ovviamente provo con voi e vediamo che cosa succede. Ok, si inserisce anche solo con una mano, l'ho messo con una mano, qui vedo che ci sono dei tasti. Allora, qui c'è un bicchiere, qui boh, 1, 2, non lo so, proviamo questo, vediamo che succede. Ah, forse questo è per impastare, no, avevo già sbagliato. Proviamo questo qui col bicchiere, vediamo, pigio. Wow, vediamo un po' cosa è successo. Mamma mia, cioè io guardavo attraverso la guardate. Ecco che poi serve la spatolina, guardate che roba, è potentissimo. Quindi se io metto il ghiaccio, vuoi? Se metto il ghiaccio mi sa che faccio la granita. Ottimo, mamma che bello, direi che veramente, adesso lo appoggio lì, mettiamo qui. Non ho capito gli altri tasti a cosa servono. Allora, questo l'abbiamo provato, questo non va, questo c'è qualcosa che non va, mi sa, aspetta, non andava, no, non era ben appoggiato, con una mano un po' difficile. Ripetiamo, quello con il meno, eccolo, ok, questo con 2 trattini, ok, questo per impastare, va bene, e questo è quello che abbiamo fatto noi. Ah, in centro funziona anche. Wow, cammina anche da solo, cioè dai. È notevole, è notevole. Cosa abbiamo combinato insieme? Fammi vedere, sempre più piccolo, ovviamente abbiamo fatto un qualcosa, ma nel giro di niente, nel giro di niente, funziona alla grande, fammi vedere, adesso è proprio piccolo piccolo piccolo, è un ragù di carote,
eccezionale, eccezionale. Dicevo, questa è la mia meraviglia, quello che ho acquistato, da 5 litri e costa 23,45, levati. Poi da 2 litri invece costa 16,34 euro. Quello che ho preso io è da 2 litri. Ok, perché noi siamo in due in famiglia, quindi è sufficiente. Se la volete più grande potete prendere l'altro. Ti faccio anche leggere i dettagli dell'articolo. Ok, alimentazione elettrica, la tensione, leggi tutto, spina europea, e la velocità 3000, non leggo, aspetta, 30.000, non so cosa voglia dire, a me interessa quello che ho visto, come è andato. Il materiale è in acciaio inox, quindi ovviamente la coppetta sotto è in acciaio inox, lega di alluminio, materiale principale. E poi cosa c'è scritto? E vabbè, realizzato in Cina, questo lo sappiamo. Ecco, questo è tutto quello che è. Questa ultima schermata io vi ringrazio per avermi seguita, grazie per aver avuto pazienza fino all'ultimo secondo ad ascoltare le mie avventure d'acquisto. Spero che ti siano utili come riferimento, anche come, non so, anche solo per ascoltarmi. Ecco, spero che ti sia stato utile. Un abbraccio a tutti quanti voi e al prossimo video. Ciao!